Questa cassetta che ho tra le mani rappresenta un primato. È la prima volta in assoluto che un contenuto nato e pubblicato su YouTube arriva su un supporto musicale. La prima tiratura è andata sold out in tempo zero e anzi grazie a tutti coloro che l'hanno acquistata e che hanno condiviso i loro scatti sui loro profili social. Proprio in questi giorni sta arrivando una ristampa e il link per ordinarla è qui sotto in descrizione, che vi rimanda al sito di Dirt Tapes. Quando ho pensato alle Vinilicamente Live Sessions l'ho fatto per offrire uno spazio ad artisti che meritano attenzione, perché in questi tempi di sovrabbondanza di stimoli che svaniscono con la scrollata di un'app è necessario fermarsi a riflettere su dove stia andando la musica nel nostro paese e nel farlo dare voce ai diretti interessati. Ho un bel reel di un gattino puccioso. Credo un'altra cosa, credo che per rallentare e umanizzare i ritmi frenetici che ci impongono i social e quindi che ci impone la comunicazione di oggi lato creator, credo che sia doveroso provare ad andare nella direzione opposta dei reel da 60 secondi, dei reel pucciosi, dei reel furbi. Anche se è tutto skippabile, qualcosa di virtuoso deve rimanere. Questa cassetta è sicuramente qualcosa di virtuoso che rimane e il merito va a Dirt Tapes, che ha voluto trasportare le live sessions di Vinilicamente su un supporto musicale, il nastro magnetico. Nel farlo realizza un primato che magari non verrà inserito nel libro dei Guinness, ma verrà inserito per sempre nel mio cuore. È la prima volta in assoluto, lo ribadisco perché è molto importante, è la prima volta che un contenuto nato e pubblicato su YouTube viene trasferito su un supporto musicale. L'idea di portare le Vinilicamente Live Session su formato fisico e in questo caso esclusivamente su musicassetta nasce dall'inizio di questa idea da parte di Johnny durante la gestazione di queste live session. Questo perché, come altre volte per Dirt Tapes, l'idea di dare una vita fisica a qualcosa che nasce e vive solamente in versione digitale è un qualcosa che amiamo molto fare, senza dover estremizzare nulla. Le due cose per noi convivono con pace e tranquillità, perché il presente e il futuro è nello streaming, ma non crediamo comunque che il formato fisico sia solamente qualcosa che appartenga al passato. È proprio così, nella realtà di oggi domina incontrastato lo streaming, ma ci sono ancora tantissimi appassionati che preferiscono ascoltare la loro musica preferita su un supporto fisico, che sia vinile, CD o cassetta, e questo canale lo dimostra ormai da diversi anni. E visto che ci garba toccare la nostra musica, facciamolo un po' più da vicino. Eccola qua, abbiamo realizzato l'artwork cercando di trasmettere lo stesso mood che ha animato le live sessions, una dimensione intima e volutamente imperfetta. Non vi faccio vedere proprio tutto perché altrimenti vi rovino la sorpresa, però qualche indicazione voglio darla. Intanto vedete che arriva nella bustina protettiva, che è completa ovviamente di bollino SIAE, visto che questa è una pubblicazione ufficiale, non è solo la prima pubblicazione che nasce da YouTube e arriva su un supporto musicale, ma ovviamente è ufficiale. Visto che è una pubblicazione speciale, questa è la prima pubblicazione di Dirt che ha anche una O-card. Per chi non lo sapesse, la O-card è questa, il case esterno, diciamo. E questa è la parte frontale. Questo è il retro. Potrebbe arrivarvi questa come front, però dovete sapere che è questa la copertina frontale della O-card e difatti questa è la scritta sulla costa e torna, insomma, così è nella posizione giusta. Questo è un effetto voluto, questa grinza della ipotetica pellicola sulla
o card, così come è voluto l'effetto sbiadito, sdrucito che ha caratterizzato tutte le live sessions dalla sua ideazione e poi alla messa in pratica. Questa è la cassetta vera e propria e adesso la guardiamo, e poi c'è anche il poster che arriva nella busta esterna separata dalla cassetta, però vi faccio subito vedere che se volete, per praticità, potete lasciarlo qui, inserire la cassetta e il risultato non è neanche troppo massiccio, non si rovina, però ecco, se vogliamo essere sicuri di preservare il poster nei secoli dei secoli, lasciamolo fuori nella bustina protettiva, proprio come vi arriva a casa, perfettamente come vi arriva a casa. Copertina frontale con le immagini di tutti gli artisti, qui ci sono i titoli dei brani, i ringraziamenti, i crediti, anche qui titoli dei brani. Questo è il poster con i miei commenti, i messaggi degli artisti, il commento di Karim, di Dirt Tapes, un bello oggettino fatto col cuore per questa pubblicazione speciale. Siamo molto contenti di come alla fine il poster è venuto fuori, nella pratica, oltre che nella ideazione. Questa è la cassetta, ovviamente con i colori predominanti di Vinilicamente, giallo e nero. Il logo utilizzato per Vinilicamente non è quello attuale, è quello precedente, cioè quello quando sono state realizzate le live sessions, e quindi è un elemento di continuità con quegli episodi. Qui c'è il dentino, il logo classico di Dirt Tapes con il numero di catalogo. Questa è la pubblicazione numero 20 come label per Dirt Tapes. Insomma, noi siamo veramente soddisfatti del risultato, secondo noi è veramente un chicchino, io personalmente vi consiglio di acquistarla perché è qualcosa che bene o male rimarrà nella storia, non solo come pubblicazione, prima pubblicazione che da YouTube arriva su un supporto musicale, ma proprio perché il packaging è degno di nota e tutti gli addetti ai lavori privatamente ci hanno fatto i loro complimenti. Ok, è tutto bellissimo, ma come suona? Ripasso la palla a Karim di Dirt Tapes che ci spiega quale approccio è stato scelto e poi vi dico ovviamente quali sono le mie impressioni. Tra l'altro siamo entrati in punta di piedi tra le quattro mura dei piccoli ma accoglienti studi di Vinilicamente, in punta di piedi senza alterare nulla, a parte il remaster fatto apposito come facciamo ogni volta per il nastro, quindi da digitale ad analogico. Non abbiamo toccato niente in fase di post-produzione, in fase di editing. Questa è un'idea che io e Johnny abbiamo avuto subito proprio per non andare ad intaccare quella verità, tra virgolette, che c'è e che accade e che prende vita in un contesto del genere acustico o semiacustico. Noi abbiamo scelto una traccia per ogni artista. E tra l'altro è bello questo rappresentare veramente con una forbice larghissima una parte non marginale di quello che sta accadendo oggi in Italia musicalmente, e non abbiamo voluto toccare niente, quindi c'è proprio l'esecuzione pura in tutta la sua forma, ed è questa secondo me la bellezza, ed è un qualcosa come dicevo prima sul quale non abbiamo dovuto pensare due volte io e Johnny sul non fare post-produzione, sul non fare editing. È quello che è successo all'interno di quelle quattro mura. Siamo molto contenti dato della risposta al pre-order di questa musicassetta. Non era scontata che andasse bene perché è un progetto particolare, e ringrazio tra l'altro Johnny di avermi dato l'opportunità con Dirt Tapes di fare un qualcosa di nuovo, visto che non c'era ancora capitato di fare una compilation o un qualcosa di questo tipo. Insomma, non vediamo l'ora che arrivi la seconda stagione. E certo che ci vediamo per la seconda stagione. Come vi ha detto Karim, Dirt Tapes ha utilizzato lo stesso approccio con cui io ho prodotto gli episodi delle live sessions per YouTube. Onesto, senza sovraincisioni, con quelle piccole imperfezioni che le rendono uniche. Non si tratta quindi di una incisione audiofile, questo è ovvio, anche perché non ha mai voluto esserlo. E a proposito, come è nata l'idea per questa serie, per le live sessions?
Ho dovuto sistemare un attimo lo studio per ricreare l'ambiente delle live sessions, spostando, organizzando, giocando a Tetris praticamente con gli elementi che sono qui presenti nello studio. C'è un'ultima cosa che manca, un dettaglio, anche se in questa inquadratura conta il giusto, però fa parte delle live sessions. La lampada che ho fatto fare apposta. L'idea di ospitare gli artisti per suonare nello studio, per delle live sessions, mi viene una mattina in un dormiveglia in cui vedo Kandra suonare qui nello studio. Ma chi è Kandra? Kandra è un artista che ho incontrato qualche mese prima di quel dormiveglia nella nostra Livorno, dopo essere rimasto folgorato dal suo album di esordio, Bonola Boy. Mi tiro su dal letto in estasi mistica, tipo Fantozzi, e mi fiondo qui nello studio per capire se quell'immagine che mi era arrivata nel dormiveglia potesse essere realizzabile. E non guarderò nessuno più come guardavo te. Realizzabile sì, ma va praticamente rimodellato tutto lo studio, eliminando il superfluo e specializzandosi ancora di più nel Tetris per spostare la mia attrezzatura quando sarebbe venuto Kandra nello studio. Un attimo, io questa cosa la do già come fatta, ma l'immaginazione sta galoppando molto velocemente. In realtà occorreranno mesi di lavoro qui nello studio, mesi di pubbliche relazioni per creare una programmazione, contattando artisti, etichette, management e ovviamente anche mesi di spese per acquistare un'attrezzatura minima per registrare in modo dignitoso. Perché quello che ho inizialmente immaginato come un episodio unico, ossia Kandra a suonare nel mio studio, diventa nel giro di pochi minuti una vera e propria serie in cui ospitare artisti italiani che reputo meritevoli di attenzione. Ma come li registro gli artisti? Sul versante video, dopo tanti anni di pratica, mi sento più tranquillo, ma sul lato audio devo mettermi a provare e sbagliare, come se fosse il primo giorno di scuola, e ce ne sono state tante di cose da imparare e altre ce ne saranno. Sicuramente è stato bello mettersi alla prova, prendere anche delle clamorose musate, perché le musate sono quelle che ti temprano. Proprio per questo ringrazio tutti gli artisti, tutte le etichette, tutti gli uffici stampa, tutti i management che hanno collaborato alla realizzazione prima delle puntate per YouTube e poi per la realizzazione di questa cassetta. Ecco un assaggio delle loro esibizioni con spezzoni delle canzoni che troverete all'interno della cassetta. Se volete recuperare le puntate integrali, sono tutte linkate qui sotto in descrizione. I suoi baffi e le sue guance profumavano di Merit d'una rossa primavera. Beato questo mio viaggio, che sono in viaggio ancora. Perpetuo adeguamento al peggio che aiutate, ma apritemi, apritemi. Mi mancherà sperare di incontrarti per le strade della mia città. Là Fosse mio il tempo che vi ho dato, io brucerei tutto ciò di cui ho bisogno è solo a pochi passi da qui. Poi la vita nel frattempo confonde, mi trascina in fondo.
artista che è entrato in questo studio mi ha lasciato qualcosa di diverso a livello umano e professionale. Spero di aver lasciato anche io qualcosa a loro e spero di averlo lasciato a chi ha seguito le live sessions con reale interesse e partecipazione. Per quanto mi riguarda è stato tutto bellissimo, nonostante le musate, i sacrifici economici e ovviamente del mio tempo libero. Però a diversi mesi dal termine della prima stagione posso fare un bilancio realistico e non ho timore di essere smentito quando dico che le Vinilicamente live sessions fotografano perfettamente e brutalmente una realtà in cui c'è troppa musica disponibile a fronte di una pigrizia mentale ed emotiva che sta diventando allarmante. La musica italiana che non sta in vetrina ha veramente tanto da dire. Il problema è che non c'è chi vuole ascoltarla. E allora meno male che esistano realtà come Dirt Tapes e sì, come Vinilicamente, che credono ancora nella condivisione della musica come ad una missione, come dare forza a queste realtà, a permettere che resistano, a consentire che investano tempo e risorse su altri artisti emergenti. Non credo ci sia bisogno che ve lo dica io, sono certo che lo capite benissimo da soli. A presto e buoni ascolti. Dirt Tapes è felice di presentare Vinilicamente Live Sessions. Buon ascolto.